Questa che vedete è una delle bike più potenti attualmente sul mercato, ha due motori da 750 watt per un totale di ben 1500 watt che gli permettono di andare sul fuoripista anche a una velocità superiore di 50 km/h. Di che modello stiamo parlando? Della nuovissima e potentissima Rink RN70. Ma tornando alla recensione di oggi, ho diviso questo video in tre parti. Nella prima parte vi mostrerò l'intero tutorial per il montaggio, così se per caso l'acquisterete potrete seguire il mio video invece di leggere le noiose istruzioni. Nella seconda parte andremo a analizzare tutte le sue caratteristiche tecniche e nella terza e ultima parte vi svelerò il prezzo e tutte le mie considerazioni finali. E prima di partire vi ricordo come sempre che se alla fine del video vi sarete innamorati anche voi di questa fantastica e-bike, vi ho lasciato il link diretto per poterla acquistare direttamente nel primo commento e nella descrizione di questo video. Scaldiamo i motori e partiamo col montaggio. Ed ecco come vi arriverà a casa questa fantastica e-bike. Praticamente è già quasi tutta montata, soprattutto la parte posteriore. Adesso vi faccio vedere tutto il kittame del montaggio. Qua vedete i due parafanghi, uno più piccolo e uno più grande al posteriore. Il bellissimo portapacchi in metallo è veramente molto pesante, si vede che è di ottima fattura. Il sellino dotato di tubo regolabile ed è anche dotato di bellissimo LED posteriore che potete attivare direttamente schiacciando il tastino. Guardate che spettacolo, ha vari livelli di luminosità e potete anche farlo lampeggiare. Ovviamente questo si carica a parte, ma non vi preoccupate perché la bici è anche dotata di LED posteriore direttamente collegato alla batteria. Quindi questo diciamo una luce aggiuntiva sempre per aumentare la sicurezza se utilizzate la bicicletta nelle ore notturne. Qua troviamo l'alimentatore, il cavo di ricarica come vedete dotato di spina italiana, quindi non avete bisogno di un adattatore. Qua troviamo il mega LED anteriore, guardate quanto è grande, sembra quasi quello di una moto, e come ciliegina finale insieme alla bici vi arriveranno tantissimi accessori veramente utili come questo bellissimo porta smartphone impermeabile che potete attaccare direttamente al manubrio con questo gancio, veramente molto utile se utilizzate Google Maps mentre fate l'escursione con questa fantastica e-bike. Una comodissima pompetta per gonfiare le gomme portatile, hanno inserito anche un bellissimo slot USB utile per ricaricare il vostro smartphone o qualsiasi dispositivo e va collegato direttamente alla batteria. E guardate anche la qualità per gli strumenti di montaggio, hanno inserito una per una tutte le chiavi e anche tutti i cacciaviti e le brugole per montare sempre in maniera comoda e corretta. Anche gli accessori del manubrio sono quasi tutti montati e qua in mezzo troviamo lo schermo. E ora rimbocchiamoci le maniche e iniziamo col montaggio. Come primo passaggio del montaggio dobbiamo montare il manubrio che va inserito esattamente in questo pertugio. Vanno svitate queste quattro viti, inserite il manubrio e dopo le andate a riavvitare per poi andarlo a posizionare in maniera corretta e fissarlo direttamente con la vite presente sotto questo gommino. Abbiamo quasi finito, mancano gli ultimi due viti e dopo sarà il momento di andarlo a fissare. State attenti che le viti hanno anche la rondella perché è piccolina, quindi è facile perderla durante il montaggio. Abbiamo inserito il manubrio, adesso andiamo a riavvitare le quattro viti. Mi raccomando, utilizzate bene questo mirino qua che serve esattamente a indicarvi la posizione corretta del manubrio, né troppo a destra né troppo a sinistra né troppo in alto e né troppo in basso, quindi si deve vedere perfettamente in questo buco nella staffa che andiamo a avvitare. Attualmente se giro il manubrio la forcella non si muove perché come vi dicevo prima bisogna andare a fissare il manubrio alla forcella con questa brugola qua sopra. Andiamo a stringere in maniera molto decisa perché questo è fondamentale. E ora è il momento della sella. Come prima cosa dovete aprire questo fermo nel canotto centrale, andate a posizionarla. La regolazione non è fondamentale perché ovviamente ci dovrete salire sopra alla fine del montaggio, per ora la teniamo abbastanza bassa e la andiamo a stringere. E ora è il momento del portapacchi ed è molto semplice perché si vedono benissimo i bolloni da svitare. Il primo è qua vicino al rocchetto del cambio, l'altro ovviamente dall'altra parte e i due anteriori si trovano esattamente sotto al vano sella, uno da una parte e uno dall'altra anche in questo caso. Per cui adesso li andiamo a svitare tutte e quattro, lo fissiamo e poi li andiamo
a riavvitare. Ho già avvitato le due di sinistra, andiamo a concludere. Mi raccomando, state attenti a non perdere anche in questo caso la rondellina. Gli ultimi due giri e abbiamo finito di montare il portapacchi. E ora al momento del parafango posteriore, mi raccomando state attenti perché hanno due misure diverse, quello al posteriore e quello di lunghezza maggiore. E facciamo passare il parafanghi sotto al portapacchi e andiamolo a fissare con la vite che era presente nel telaio. Adesso andiamo a montare il cutter infrangente posteriore dotato di un connettore di colore blu che va esattamente collegato al connettore di colore blu che trovate sotto al portapacchi. Dietro ci sono delle viti sulle quali va svitato il bullone e poi lo andate a fissare nella parte posteriore. Sono molto semplici, guardate come si avvitano in fretta e anche la seconda è avvitata. Ora non ci rimane che collegare il connettore, fatelo combaciare perfettamente, comunque vi potete aiutare con la freccia. È il momento dei pedali, mi raccomando state attenti perché non sono universali, uno va posizionato nel lato di sinistra e l'altro nel lato di destra. Non vi potete sbagliare perché infatti nel braccetto dei pedali c'è anche scritto, come vedete, L con L e R con R. Andiamo ad avvitare il primo e poi ripetiamo la procedura dall'altra parte. Tra l'altro i pedali sono già ingrassati per cui non farete veramente nessuna fatica ad avvitarli. E ora è il momento di andare a montare lo slot USB. Io consiglio di posizionarlo nel lato destro del display, se per caso siete mancini anche nel lato sinistro. Ho già svitato la vite che era presente al posteriore, ovviamente va posizionato nella parte più sottile del manubrio, anche questo è un passaggio molto semplice, in 30-40 secondi l'avrete montato. E come ultimo passaggio dello slot vi basterà collegare anche in questo caso i connettori, seguite le freccettine e spingete delicatamente. E ora è il momento di montare la ruota anteriore. Come prima cosa dobbiamo tirare via questo fermo che è utilizzato per non rovinare la forcella durante il trasporto, al suo posto inserire la ruota. Mi raccomando state attenti a inserire la parte del disco dove c'è la pinza di color oro, e siccome la ruota anteriore è dotata anche di motore, come ultimo passaggio dovete collegare questo connettore col suo slot posizionato sulla forcella, così da rendere attivi entrambi i motori durante l'utilizzo delle bike. Ce l'abbiamo quasi fatta, devo dire che è stato molto difficoltoso perché non è veramente comodo svitare in questa fessura. E ora che abbiamo inserito la ruota la andiamo a bloccare coi due fermi prima di avvitare i bolloni. Una volta che l'avrete inserito concludete il tutto andando a stringere con la chiave. Come ultimo passaggio andiamo a collegare i connettori del motore anteriore e per tenere più unito questo filo alla forcella anche in questo caso andiamo a utilizzare una stringicavo. Siamo quasi arrivati alla fine, ci rimangono solo due cose, il LED anteriore e il parafango anteriore. Iniziamo dal LED che va fissato alla forcella e collegato al connettore di colore giallo. Va completamente svitata per poi farci passare sia il LED che il parafango e andarlo a riavvitare. Mettiamo il parafango, poi andiamo a prendere il LED e li fissiamo entrambi con la vite che abbiamo tolto. E dall'altra parte andiamo ad avvitare il bullone per poi stringerlo bene con la chiave. E quando sentite che il LED non si muove, allora è stato avvitato correttamente. Ovviamente, come vedete, il LED in questa posizione è veramente molto alto, per cui in questo caso lo dovete svitare e regolarlo leggermente verso il basso. E come ultimo passaggio, e poi abbiamo finito, andiamo anche in questo caso a collegare i connettori. E ora in questa ambientazione super wild degna di questa RN70 andiamo a analizzare le specifiche tecniche a partire da questi ruotoni. Guardate che super spalla da 4 pollici per un diametro di 26. Questo è il motore anteriore da 750 watt con davanti il freno a disco da 160 mm. Mi piacciono veramente tanto queste pinze dorate e devo dire che anche quando è utilizzata in discesa ha risposto veramente alla grande, con frenate potenti ma comunque abbastanza regolabili. Questo invece è il motore posteriore, sempre da 750 watt per un totale, sommando con quello anteriore, di ben 1500 watt che gli permettono di raggiungere una velocità massima anche superiore ai 50 km/h. Mamma mia, sgomma che è una meraviglia, guardate la velocità. E anche la frenata non è affatto male, da 40 a 0 in meno di 20 metri. Guidare questa bicicletta vi posso assicurare che è un'esperienza da provare almeno una volta nella vita. E ora beccatevi una carrellata di partenze razzo.
sempre da 160 mm anche il freno posteriore, stessa pinza dorata, e qua c'è il cavalletto che è dato in dotazione. Per quanto riguarda la comodità, devo dire che sia su terreni impervi, fuori pista, ghiaia e anche sterrato, il sellino ammortizzante ha fatto veramente un ottimo lavoro, per cui sarete abbastanza comodi anche se non lo utilizzate nelle classiche ciclabili. Si vede che il DNA di queste bike è un po' da fuori pista. Per quanto riguarda invece il manubrio, è pieno di accessori e devo dire che la luminosità del display mi ha colpito veramente tanto. Guardate il sole di oggi mentre sto facendo la recensione e nonostante siano le 2:30 di pomeriggio il display si vede perfettamente. Per quanto riguarda i tasti, andiamo a analizzarli uno a uno. Questo è il tasto delle luci e si accendono in contemporanea sia quella anteriore che quella posteriore. Questo invece è il clacson, che sembra una vera moto, sentite? Veramente molto potente. Questo che vedete di colore rosso è il tasto single mode. Se lo andate a premere funzioneranno entrambi i motori, sia quello anteriore che quello posteriore. Se invece lo andate a deselezionare funzionerà esclusivamente col motore posteriore. Questi che vedete sono i classici 3 tastini più o meno accensione e spegnimento, che servono, come vedete dal display, per andare a aumentare la modalità di guida da 0 a 5 in base alla velocità, e schiacciando meno tornate alla modalità 0. Se schiacciate il tasto d'accensione, come vedete cambiate la modalità, appariranno tutti i parametri come la velocità massima, abbiamo superato bene i 40 km/h, trovate anche la distanza massima, i chilometri percorsi e l'orario. Se schiacciate il più e il meno in contemporanea potete entrare nel menu setting, dove potete personalizzare tutte le impostazioni e addirittura andare a inserire anche un blocco del display. Adesso vediamo se durante l'accensione mi chiederà il pin per sbloccare la bicicletta. Vediamo se si sblocca. Ho messo un pin molto banale perché sennò ho paura di dimenticarmelo. Avete visto, si è sbloccato, per cui una funzione aggiuntiva per la sicurezza della vostra bici. E andando dall'altra parte del manubrio troviamo lo slot USB che serve per ricaricare lo smartphone o anche un tablet se ve lo portate dietro, e qua troviamo anche il cambio. Come vedete il classico cambio Shimano a 7 rapporti, con questa levetta serve per abbassare le marce e con questa qua in basso ad aumentare. Veramente un cambio molto affidabile, Shimano ormai è una garanzia. L'unico consiglio che vi do appena vi arriverà è di dargli un po' d'olio, perché il rocchetto non arriverà già oleato. Concludendo sul cambio, vi posso anche dire che anche quando ho provato a scalare in maniera repentina non ho avuto nessun problema e non mi è mai saltato una marcia. Per quanto riguarda questo telaio, vi devo dire che è veramente robusto, è in lega d'alluminio e ha un peso di ben 40 kg, ma vi assicuro che non ve ne accorgerete, perché grazie ai 1500 watt di potenza riesce a salire anche salite fino al 55% di pendenza, grazie alla supercoppia di ben 65 Nm per motore, per cui avrete un totale di ben 130 Nm su questo bestione. E per quanto riguarda la batteria, questa bellissima Rink RN70 è dotata di una super batteria Samsung estraibile, per cui la potete ricaricare in casa, e dopo vi faccio vedere come si fa, da ben 48 volt e 20 A, che riesce infatti a reggere questi due motori da 1500 watt. Per estrarla è molto semplice, vi basterà infilare la chiave, girarla verso il basso, aprire questo fermo che c'è nella parte inferiore e andarla a estrarle delicatamente. Se poi volete tutti i dati precisi li trovate anche nella targhettina della batteria, e questo invece è lo slot dove va inserito il connettore per ricaricarla. E una volta che l'avrete ricaricata vi basterà spingerla e chiudere nuovamente con la chiave. Un'operazione molto semplice e rapida in meno di 20 secondi. Per quanto riguarda l'autonomia di questo bestione, siamo tra i 40 e i 60 km in modalità full elettrica, utilizzando l'acceleratore che lo trovate esattamente nella parte destra del manubrio, eccolo qui, veramente molto sensibile e regolabile. Invece in modalità pedalata assistita riuscirete anche ad arrivare tra i 100 e i 120 km. Ma non è tutto, perché all'anteriore, come vedete, c'è questa super forcella ammortizzata, e anche gli ammortizzatori li potete regolare e bloccare in base al tipo di asfalto, così da ridurre al massimo il fastidio dovuto alle buche, ai terreni impervi, anche se lo utilizzate per tanti chilometri. E concludo questa recensione con le mie considerazioni finali. Sicuramente con questa bicicletta non passerete inosservati, fa veramente la sua porca figura. I punti di forza di questa RN70 sono la potenza, la capacità del fuoripista grazie a queste ruote che sono veramente super tassellate e di grandi dimensioni sia di spalla che di diametro. Non avrete nessun rischio di bucare anche nei terreni più impervi. Un altro punto di forza è l'autonomia, perché normalmente altre bike elettriche che ho utilizzato avevano un'autonomia dichiarata tra i 70 e 80 km, e questa invece addirittura 30-40 km superiore. Se poi utilizzate la bici quasi come carrettino, direi che anche questo portapacchi in metallo ultra resistente, perché
infatti anche questo è veramente pesante, vi farà sì di poter portare anche pesi fino a 80-100 kg senza problemi, anche se dovete fare delle salite grazie alla potenza, come vi dicevo prima, di ben 1500 watt. E come ultimo punto di forza ci metto la resistenza sia per la parte meccanica elettrica, ma soprattutto del telaio, che è veramente molto massiccio. L'unico difetto, tra virgolette, punto debole è un po' il peso, ma ci sta, perché se uno vuole una qualità e una resistenza superiore e soprattutto una potenza elevata, è sempre meglio avere una bicicletta un po' più massiccia e pesante per avere una maggiore stabilità durante l'utilizzo, soprattutto se la utilizzate col motore sbloccato. E infine, come avevo promesso, vi svelo anche il prezzo. Questa fantastica RN70 viene venduta al pubblico a un prezzo di 1799 euro, che per le sue caratteristiche, la sua potenza, la sua resistenza e la qualità dei materiali è veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ovviamente, se il brand mi manderà dei coupon o degli sconti, vi inserirò anche quelli nel primo commento e nella descrizione di questo video. Se vi è piaciuta questa recensione, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, e come sempre vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.